Siete ancora in vacanza? Magari a prendervi il sole o all'ombra sotto l'ombrellone e perché no a farvi un bellissimo bagno. Ma ragazzi, il mondo delle slot car non si ferma neanche ad agosto e infatti siamo qui a Voghera all'associazione AMV perché stiamo preparando, o meglio mettendo a punto, le vetture per la categoria LMP sia P1 che P2 per quella che dovrebbe essere la seconda tappa del campionato italiano LMP Slot It. Dopo la tappa annullata, o meglio rimandata di Campo Ligure, di fatto il secondo appuntamento con queste vetture diventa proprio quello vogherese. Il tracciato è un classico scale auto a 4 corsie. Io ho già fatto un paio di gare, sono già venuto ad allenarmi un paio di serate, diciamo che è un circuito per me non troppo sconosciuto. Ma come si comporteranno queste vetture e soprattutto come dovranno essere preparate per offrire il meglio delle loro prestazioni? Beh, andiamo a farci un giro sicuramente all'interno dei box dei piloti che stanno approntando le ultime modifiche per rendere competitive queste auto del marchio italiano. Direi che sia il caso anche di fare una panoramica della pista, soprattutto per chi non ha mai girato su questo tracciato. E partiamo proprio dalla zona piloti. Sono in una posizione sopraelevata e possono tranquillamente vedere il rettilineo di partenza che non è immediatamente posizionato sotto alle loro postazioni. Si parte dal rettilineo, si percorre subito un breve tratto per arrivare ad una curva a 180 gradi che va a immettere sul velocissimo rettilineo fronte piloti. Poi si entra in una zona mista abbastanza guidata dove è difficile mantenere la velocità se non si conosce perfettamente il tracciato. Affrontata questa zona ci si mette velocemente sotto il tunnel, poi affrontare un altro 180 gradi che rimmette velocemente sul rettilineo di partenza. Una vera chicca del tracciato è questa zona completamente dioramata raffigurante la zona box. Come avete visto, la pista della MV di Voghera è una pista in plastica a 4 corsie della Scale Auto. Non è troppo difficile da imparare, però comunque nasconde qualche insidia. Personalmente la trovo una pista decisamente veloce, molto bella, ma ho un paio di punti che devo sicuramente interpretare molto meglio. Infatti nella gara di prova che abbiamo fatto in questa serata sono praticamente arrivato penultimo. La mia macchina non andava bene, scodava, non riuscivo ad entrare in curva e poi c'era in particolare una curva dopo il rettilineo davanti alla postazione piloti che non riesco ancora a fare nel migliore dei modi. Insomma, c'è sicuramente qualcosina ancora da mettere a posto. Nel post gara ho potuto provare nuovamente la vettura, ho apportato molte modifiche e alla fine ho trovato la quadra giusta, ovvero ho messo a posto tutta la parte meccanica che mi ha permesso di raggiungere dei tempi di tutto rispetto, tempi a cui durante la gara non sono nemmeno riuscito ad avvicinarmi. E allora, per evitare che anche voi magari potreste incappare in errori del genere o comunque in problematiche relative alla macchina, voglio darvi qualche piccola indicazione per arrivare sicuramente più preparati alla seconda tappa del circuito italiano Slot It girone nord-ovest. Una grande pecca è stata quella sicuramente di presentarmi alla gara con la vettura preparata per Campo Ligure, perché sapete che si doveva correre su una pista in legno, poi è stata annullata ed infine rimandata e quindi la mia vettura era ancora con l'assetto pronto per affrontare questo tipo di circuito. Mi sono detto proviamo lo stesso con la pista dell'MV di Voghera, però decisamente i due tracciati sono troppo diversi, troppo differenti e la preparazione della macchina va cambiata. Infatti in quella configurazione ho avuto diversi problemi. E allora andiamo a smontare la mia Acura ARX 05 e vediamo un po' come l'ho preparata dopo la gara di test e soprattutto le numerose prove che ho effettuato nel post gara. Partiamo subito con due cose fondamentali. La prima è il basculamento della vettura. Infatti, a differenza della pista dello Slot Club Astica Labroni Rossi, pista in legno non pappata, e quella che invece avremmo dovuto fare a Campo Ligure, pista in legno pappata, qui sulla Scale Auto la macchina praticamente non ha quasi basculamento. Infatti, se vedete, ho praticamente chiuso tantissimo le viti, sia quelle anteriori che posteriori, relativamente tra il telaio della vettura e la sua carrozzeria. Ho lasciato solo leggermente un po' più aperte quelle del banchino motore, ma anche in questo caso sono andato a chiuderle parecchio. Infatti nella parte anteriore del banchino sono quasi serrate, sono diciamo soltanto puntate. Nella parte posteriore si muove sì un po', ma
diciamo circa mezzo millimetro. Un'altra cosa che vi sarà balzata subito all'occhio è il fatto che non ho le gomme anteriori, o meglio non ho i copertoni anteriori. Questo perché io sulla pista di casa ho utilizzato i cerchi originali della Cura, mentre sulla pista vogherese avevo la necessità di diminuire il diametro di queste gomme. Già montavo le PT19, quindi i classici guantini delle gomme decisamente molto sottili, molto slim, ma ancora non bastava. Vi consiglio di andare a sostituire i cerchi originali con quelli più piccolini di diametro consentito da regolamento. A questo punto potrete andare a montare le PT19 o anche le PT15 a seconda di quello che vi piace di più e avrete un diametro di circa 1 millimetro o poco meno inferiore rispetto a quelle originali. Le cose cambiano, perché sulla pista vogherese, sulla scale auto, occorre avere il muso della vettura particolarmente piantato e aderente al terreno stesso. Andiamo a togliere adesso le 3 viti che serrano carrozzeria e telaio e andiamo anche a vedere come ho modificato tutta la parte meccanica. Innanzitutto vi dico che la pista scale auto consuma parecchio le gomme, infatti vedete quanto residuo c'è all'interno della mia vettura. Calcolate che era una vettura pulita, pronta per affrontare un altro tipo di tracciato, per cui tutto il residuo di gomma che vediamo all'interno della macchina stessa è relativo alla pista di Voghera. Quindi se venite a provare montate gomme nuove, perché sicuramente andranno giù parecchio e quindi avrete magari la necessità di cambiare anche le gomme durante le prove libere. A livello di rapportatura ho montato la corona da 25 denti, quella blu, sempre slot it. È necessaria perché la pista è comunque una pista veloce e la macchina si comporta decisamente bene se ha una corona lunga, altrimenti sul lungo rettilineo si vede la differenza. Praticamente avrete una macchina che va decisamente piano, magari si comporta anche bene in curva, però effettivamente perderete circa metà della lunghezza del rettilineo rispetto alle macchine che vanno un po' più forte, e alla lunga si traduce con posizioni che perderete già solamente a livello meccanico per questo mancato accorgimento. Per quanto riguarda la carreggiata, anche qui ho dovuto fare una modifica. In pratica ho stretto tantissimo la carreggiata posteriore, a differenza di quanto avevo fatto sulla pista in legno. Qui sono andato a stringere il più possibile le ruote posteriori verso l'interno, in modo da cercare di dare maggiore aderenza e quindi cercare di far tenere di più la macchina in curva, permettendogli di affrontare le curve veloci, ma anche quelle un po' più lente, un po' più chiuse, comunque a forte velocità. Questi sono due piccoli accorgimenti che però vanno a migliorare estremamente la guidabilità della vostra vettura. Per quanto riguarda tutto il resto, essendo questa una macchina della categoria P2, c'è ben poco da fare, quindi motore è rimasto sempre il classico slot it flat 6, quello giallo, quello ribassato, quello da regolamento, e tutto il resto è rimasto pressoché invariato. Qui ho ancora i cerchi originali, dovrò poi andarli a cambiare appunto con dei cerchi leggermente più piccoli, anche quelli previsti dal regolamento. Io conto comunque di andare ad installare questi cerchi leggermente più piccoli e poi applicarci sopra sempre le solite PT19. Non mi sono trovato male con queste gomme, per cui continuerò con quello. Certo, i cerchi fanno una grande differenza, infatti ho tolto il copertone, ho provato a fare qualche giro soltanto con il cerchio e devo dire che la macchina si comporta in modo decisamente migliore. Un'altra cosa rimasta invariata è l'assale anteriore, quindi nessun tipo di basculamento, un assale che ho portato leggermente verso l'alto e va a sfioro sulla pista in modo tale che riesca ad appoggiarsi solo durante le curve. In questo modo non ho praticamente nessuna perdita di potenza, non ho attriti nelle zone di rettilineo, ma in curva comunque ho sempre un valido appoggio. Ragazzi, sono poche indicazioni ma vi cambiano veramente la macchina. Vedrete che se vi presenterete con una vettura di questo tipo, soprattutto per quanto riguarda la rapportatura e il restringimento della carreggiata posteriore, fanno veramente molta differenza. Insomma, se volete seguire questi pochi consigli, sono sicuro che vi troverete fin da subito molto bene e potrete dedicarvi ad imparare il tracciato senza perdere magari ulteriore tempo con prove sulla vettura. Questa sarà decisamente una gara importante, anche perché tra rinvii e annullamenti delle ultime gare è di fatto
inizio la seconda tappa del girone nord-ovest, per cui i piloti saranno più agguerriti che mai nel tentativo di cercare di portarsi a casa quanti più punti possibili, anche perché è già uscita la data della finale che si svolgerà a fine gennaio 2027, per cui ragazzi fatevi sotto e cercate di conquistare le posizioni di rilievo per accumulare punti e potervi presentare anche voi alla finale nazionale. Spero di avervi dato qualche utile consiglio. Se anche voi avete qualche suggerimento, mi raccomando, fatelo nei commenti in modo da condividere la vostra esperienza anche con tutti gli altri che seguono il canale. Se vi è piaciuto il contenuto e se lo avete trovato interessante, come sempre io vi chiedo un like. Per chi non lo avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella in modo da essere sicuri di non perdere nessuno dei prossimi contenuti. Io come sempre vi saluto, vi do appuntamento alla MV di Voghera ad inizio settembre, oltre che a rinnovarvi la visione sempre qui sul canale Slot Car Tech del prossimo video.